Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale o benvenuti per chi passa per la prima volta magari sotto questo contenuto. Notizie di calciomercato in casa Napoli per quanto riguarda la fascia sinistra e ne stanno scrivendo di tutti i colori per quanto riguarda il cambio modulo, il Napoli che cambierà pelle a livello offensivo per ovviare poi alla mancanza di Kvaratskhelia. Facciamo un attimo il punto della situazione, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando, ci confrontiamo come sempre anche lì. Per chi non l'ha fatto ancora, iscrizione, attivazione della campanella, i soliti passaggi che vi chiedo sempre perché aiutano il canale a crescere, aiutano l'algoritmo a proporre comunque il contenuto e poi fa piacere al sottoscritto. Da dove partiamo? Partiamo dal calciomercato perché l'operazione Biraghi dovrebbe essere slegata dall'arrivo ovviamente di Dorgu perché è quello poi il colpo che il Napoli potrebbe al condizionale fare a gennaio. Secondo quanto riportato dalle edizioni online del quotidiano La Repubblica, il primo nome sulla lista dei desideri di Conte sarebbe Patrick Dorgu, giovane talento del Lecce, l'esterno classe 2004 e uno dei prospetti più importanti del panorama calcistico italiano. Valutazione 25-30 milioni. L'eventuale assalto al talentuoso esterno dipenderebbe infatti in casa Napoli da una cessione significativa, Raspadori o Simeone. Allora, per far arrivare Dorgu io mi sacrifico il Raspadori perché Simeone, visto anche la situazione in attacco, un Lukaku che non sai come si comporta, a gennaio la punta la prendi, non la prendi, per dare una mano ovviamente al belga, cedendo Simeone deve arrivare comunque una punta. Io mi terrei comunque il Ciolito fino a fine anno per poi fare il colpo in attacco nel mercato di giugno perché a gennaio diciamo che la sola tra virgolette è sempre dietro l'angolo. Situazione Biraghi slegata ovviamente dal possibile arrivo di Dorgu. Biraghi lascerà la Fiorentina a gennaio. Per il terzino, scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, c'è già un'ipotesi ancora da approfondire. Il Napoli, nel caso in cui Spinazzola dovesse lasciare la squadra di Conte, andrebbe su Biraghi. Tutto questo all'interno di uno scenario di mercato più ampio, visto che la Fiorentina sta pensando a Foloruscio, 26 anni, centrocampista che potrebbe trasferirsi considerando che ora ha giocato poco. Io sono andato solo a vedere una situazione fisica di Biraghi, anche perché tutti quanti lo stavano decantando come uno sempre rotto. No, ma quello non gioca mai, un infortunio ogni 3-2. Allora io 2023-2024, senza andare poi troppo indietro. Problemi alla caviglia 3 giorni, una botta 14 giorni, problemi alla caviglia 5 giorni, 4 giorni per un affaticamento muscolare. Non leggo problemi alla caviglia 6 anni, botta 40 anni. Quindi tutti quelli che lo stanno diciamo catalogando come un brocco a livello fisico, io non vedo tutti questi infortuni. Poi c'è da considerare l'aspetto tecnico, un bel piede, calci di punizione, calci di rigore, comunque è uno che per quanto riguarda l'avere il sinistro calibrato sa il fatto suo, però poi la domanda che io mi faccio e che giro poi a voi è: quanto è più forte o meglio? Non potevamo reintegrare o tenere in rosa Mario Rui? Cioè io questo mi chiedo, perché poi stiamo puntando a un profilo come Biraghi, o meglio, si sta parlando di un profilo come Biraghi perché poi va a finire che il Napoli non c'entra proprio niente nella situazione. Comunque si sta puntando un profilo come Biraghi, perfetto, ma il sinistro di Mario Rui non è da meno, conosce già l'ambiente, è già a Napoli, credo che non ci siano stati gli stessi screzi che ci sono stati con Osimhen e quindi forse la situazione potrebbe ritornare a favore del Napoli nel caso si trovi la quadra tra il calciatore e allenatore e società, però ovviamente il Napoli da un altro punto di vista fa anche bene, avendo messo una pietra sopra su determinate situazioni, fa anche bene a non tornarci. Però diciamo che Biraghi io punterei sempre su Mario Rui, se poi deve arrivare Biraghi che poi questo salto di qualità ti fa fare questo salto di qualità enorme. Io vi giro la domanda a voi. Non mi dispiacerebbe l'arrivo del calciatore a Napoli, però
non possiamo nemmeno diciamo analizzarlo come un grande colpo, che dici ma se ne va a Spinazzola, abbiamo preso a Biraghi, salto di qualità. Io alzo le mani e aspetto poi, nel caso il Napoli faccia questa operazione, di vederlo comunque in campo e all'opera. Ovviamente alla base di tutto il calciomercato c'è sempre la fiducia a Conte. Se lo sceglie lui il calciatore, lo prendi, hai il benestare dell'allenatore, noi alziamo le mani e poi giudichiamo ciò che fanno in campo. La situazione Inghilterra, Rashford, Zirkzee, United alla fine è stata, non è che è stata smentita, però è più una montatura che altro. Io direi solo una cosa: nel caso vogliamo prendere Rashford e Zirkzee, allora Rashford, Zirkzee, Osimhen allo United, non lo so, qualche chilo di struffoli, sai, in periodo natalizio, li diamo noi a loro e siamo pari. Così si potrebbe pure fare: due calciatori, Rashford e Zirkzee, Osimhen lo dai lì, allora potrebbe anche starci un'operazione di scambio. Ma questo è fantamercato, così come fantamercato può essere la situazione Donnarumma. Il Napoli sta vedendo Donnarumma per la porta, eccetera eccetera. Ci sono anche tanti tifosi che dicono ah no, ma Donnarumma quello tifa Milan, che poi Donnarumma in un'intervista disse no, io tifo Milan, eccetera eccetera. I calciatori di oggi possono anche dire no, io tifo Arezzo, tifo qualsiasi squadra, per fare poi i porci comodi. Quindi non ci vado appresso al tifo Milan, ma vado appresso ai 46 mila milioni di ingaggio che prende questa gente, e non credo che il Napoli poi continui ad alzare l'asticella per quanto riguarda il monte ingaggi, perché poi è lì che potresti farti un tantino male per quanto riguarda la gestione economica, che è sempre stata impeccabile. Aperta e chiusa parentesi, calciomercato, il cambio modulo. Stanno scrivendo tutti quanti, perché poi parte uno e a raffica tutti quanti uno dietro l'altro: il Napoli potrebbe cambiare modulo per ovviare all'assenza di Kvaratskhelia. Cosa si legge? Il Napoli dovrà fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia nelle prossime partite. Ci sono tre soluzioni nella mente di Antonio Conte, perché comunque i veggenti giornalisti sanno per filo e per segno cosa pensa il nostro Conte. Una sola di queste però permetterebbe all'allenatore salentino di confermare il 4-3, mentre le altre implicherebbero il cambio modulo. A scrivere l'edizione odierna della Repubblica: per prendere il posto dell'attaccante georgiano sono in corso in tre: David Neres, Raspadori e Simeone, addirittura un gol che nemmeno calcolato. Le chance maggiori le ha il brasiliano, che ha caratteristiche simili a quelle del compagno assente. La promozione da titolari di uno tra Raspadori e Simeone costringerebbe viceversa Conte a cambiare pure il modulo. Khvicha Kvaratskhelia si è infortunato nell'ultima partita contro la Lazio e salterà le prossime gare. Come sostituirlo? Anche il Corriere del Mezzogiorno scrive: a Udine mancherà Quara, un ulteriore tegola su una produzione offensiva già deficitaria per ammissione anche dell'allenatore nel post partita del Napoli-Lazio. Neres a sinistra è la soluzione più concreta, quella che non tocca più di tanto gli equilibri, proponendo un'idea già vista in Coppa Italia e anche a gare in corso in diverse situazioni in campionato. L'idea è affrontare l'assenza di Quara cambiando un po' pelle, magari tenendosi Neres come opzione per trasformare la partita a gara in corso e fornire un supporto in più a Lukaku. Simeone o Raspadori al suo fianco in un ipotetico 3-5-2 disegnerebbero questo scenario: dare una risposta alle problematiche della fase offensiva cambiando un po' pelle. Allora, io non mi faccio il problema di passare a 3 dietro, che comunque l'abbiamo fatto con Conte, l'abbiamo già fatto, e secondo me il Napoli rende comunque a livello difensivo con Buongiorno, Rachmani, Di Lorenzo, Olivera e Politano al limite quinti di centrocampo, McTominay, Lobotka, chissà, e a questo punto Raspadori, Lukaku, Simeone, Lukaku. Il problema me lo faccio in un'eventuale interpretazione della fase offensiva, ovvero in un 3-5-2 comunque c'è bisogno di calciatori che leggono come si deve le linee di passaggio in verticale, perché poi non è che in avanti puoi allargarti più di tanto se Politano e Olivera poi comunque durante il match non ti offrono sempre diciamo la soluzione offensiva, facendo la molla avanti e indietro, e quindi io non credo
che sia la soluzione dal punto di vista offensivo. Ripeto, dal punto di vista difensivo il problema non me lo faccio assolutamente, perché Conte è la prima cosa che va a curare, anche se dovesse poi presentarsi uno scenario del genere. Stanno scrivendo delle cose come se poi il sostituire Kvara comporterebbe lo sfasciare totalmente il Napoli, altrimenti non ce ne usciamo. Ma perché? Cioè, perché? Alla fine, volendolo a piede incrociato a Neres, sia di Politano, perché Politano contro la Lazio non è sceso comunque come doveva scendere, si è affaticato molto di più, alla fine da inizio anno e anche l'anno scorso che comunque tira la baracca a livello fisico, qualche calo potrebbe averlo, quindi Neres, Lukaku e Ngonga al posto di Kvara, lo tieni di là, così c'hai il Neres a piede invertito e rientrando con il sinistro potrebbe sicuramente fare molto più male che se lo tieni a sinistra, dove rientrando poi si ritrova sul destro, però Neres potrebbe ovviare anche alla situazione schierando il brasiliano comunque sulla sinistra, perché abbiamo visto che contro la Lazio in Coppa Italia alla fine i pericoli arrivavano tutti quanti dai suoi piedi. Per quanto riguarda anche gli assist, Simeone la stava anche buttando dentro diverse volte, siamo arrivati diciamo quasi sotto porta con la palla al piede di Neres, che è comunque decisione, lettura dell'azione, ultimo passaggio, tiro in porta se lo tieni a piede invertito. Non cambiamo niente, noi non dobbiamo cambiare il modulo, identità di gioco, a 3 dietro, a 7 a centrocampo, no, non serve, perché comunque il Napoli è già una squadra che si ritrova molto spesso con la punta e uno dietro. Non è che sulla carta siamo un 4-3-3 o un 4-2-3-1, ma comunque per interpretazione e per idee di gioco siamo comunque un 4-5-1. Se lo vedete il Napoli comunque quando alla fine rientra nella propria metà campo, le linee sono molto chiare, un 4-5-1, poi si stacca McTominay, al limite sale uno dei due esterni che possano essere Kvara o Politano e si va a comporre la fase offensiva, che però non è mai stata interpretata come un 4-3-3 classico che noi conosciamo molto bene. L'abbiamo visto con Sarri, ma l'abbiamo visto anche, per non fare il paragone sempre con lo stesso Napoli, con squadre alla fine che ne hanno vinto trofei e continuano a vincere. Lo stesso alla fine Liverpool di Klopp, per esempio, di qualche anno fa, perché adesso è cambiato un tantino. Comunque i movimenti da 4-3 almeno io li vedo a partite in corso e si capiscono comunque quali sono. Il Napoli, anche se sulla carta è un 4-2-3-1 o chi scrive è un 4-3-3, perché molti scrivono che è un 4-3-3 il Napoli, comunque a livello interpretativo non è la stessa cosa, quindi cambia a 3 dietro, cambia a 4 dietro, poco vai a cambiare. Dobbiamo migliorare assolutamente nel riempire la metà campo avversaria come si deve, e lì diventano fondamentali le scelte di passaggio. Come ha detto De Zerbi, chi sa fare il passaggio non è uno che ti passa la palla sul piede ed è sempre preciso, è uno che comunque legge l'azione e sa perfettamente dove ti deve passare il pallone, non uno che comunque te la passa sui piedi come sempre. Dici, ma quello non ha sbagliato un passaggio, sì, però ci sono passaggi e passaggi, il passaggio è qui prima e poi con i piedi. Detto questo, stiamo a vedere cosa succede in casa Napoli. Siamo ritornati sul pezzo, vi ringrazio a tutti coloro ovviamente che ieri sono stati in live con noi. Abbiamo fatto una live di rientro dopo 5-6 giorni di pausa tra febbre e quant'altro. Abbiamo fatto un tantino il punto della situazione, ma poi come questo calciomercato entrerà più nel vivo, e l'ho detto anche ieri, faremo una live ad hoc con tutti i nomi, tutta la carrellata di possibili colpi in orbita Napoli, eccetera eccetera. Sempre Forza Napoli, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, l'iscrizione, la campanellina, non vi dimenticate. Ciao!